Ragazzi, continuiamo a parlare di Hegel, questa volta dopo la fenomenologia dello spirito, naturalmente ci tocca la logica, la scienza della logica. E infatti abbiamo visto che nella fenomenologia dello spirito alla fine si guadagna il sapere assoluto, l'idea, che deve essere studiata in tre modi: l'idea in sé, l'idea fuori di sé, l'idea che ritorna a sé. L'idea in sé è proprio la logica, vedete, idea in sé come logos. L'idea che va fuori da sé, se aliena, sarà studiata come natura. L'idea che poi ritorna in sé, in sé per sé, sarà studiata con la filosofia dello spirito. Quindi oggi studiamo le cose più importanti, Aia, non mordere, Sofì, le cose più importanti della logica. Sofì si ribella, Hegel non le piace, quindi la lasciamo andare, le facciamo fare un bel salto, perché a lei piace, naturalmente piace saltare. Allora, non vedremo tutto quello che Hegel dice nella logica, sarebbe assurdo. La logica comprende decine e decine di sottotriadi e sarebbe veramente un'impresa inutile. E, vediamo comunque in generale che cos'è la logica. Abbiamo visto la logica è l'idea studiata nella sua prima fase in cui si manifesta nella tesi, d'accordo? L'idea in sé come logica. Poi studieremo l'idea fuori di sé, antitesi come natura, poi l'idea che ritorna in sé per sé come spirito. Questo ve l'ho già detto, ve lo ripeto. La logica è un'opera molto molto complessa di Hegel. La logica, diciamolo sin dall'inizio, di Hegel non è una vera logica, non è una logica come oggi la concepiamo, ma anche come veniva concepita all'epoca. Infatti Hegel di cosa parla? Hegel parla dell'idea, delle varie fasi dell'idea. L'idea è il sapere assoluto, l'idea è il tutto, l'idea è un contenuto. Quindi la logica in Hegel è lo studio dell'intero, lo studio della struttura dell'intero. Perché che cos'è l'idea? L'idea è il tutto, l'uno tutto. Quindi la logica, di fatto, la logica di Hegel non è propriamente una logica, ma è una metafisica, è un'ontologia. La logica studia la struttura dell'intero. Voi sapete naturalmente che siccome tutto è dinamismo, è continuo processo di trasformazione da una tappa dialettica a un'altra, studiare la struttura dell'intero significa studiare l'autostrutturarsi, l'autoplasmarsi dell'intero. Quindi la logica di Hegel è una metafisica, è un'ontologia, è uno studio dell'essere, dell'intero. La logica di Hegel non è la logica di Aristotele, non è la logica come veniva indicata convenzionalmente, cioè la logica formale. Ricordate che in Aristotele la logica formale, la logica cosa studiava, cosa studia ancora adesso? Studia la forma, per questo non è logica formale, non il contenuto. La logica ti dice come ragionare, d'accordo? La logica ti spiega i processi del pensiero logico, come si fanno certe dimostrazioni, da alcune premesse si conclude con delle conseguenze come nel sillogismo aristotelico. Quindi la logica ti dà il metodo per pensare, le modalità del pensare, il funzionamento del pensiero, ma non ti dice un contenuto del pensiero, proprio perché la logica ti dà la forma e non il contenuto. Per questo si chiama logica formale, no? Ricordate anche come si chiamano le opere logiche in Aristotele? Organon, cioè strumento. La logica ti dà uno strumento, un metodo per pensare, ma non un contenuto. Hegel non è d'accordo, la sua logica non è assolutamente un organo, un metodo, uno strumento. La sua logica è uno studio della struttura dell'intero, dell'autostrutturarsi dell'impalcatura dell'intero, e quindi la sua logica è un'ontologia. C'è un'identificazione in Hegel tra
pensiero e essere, tra logica e ontologia, tra pensiero e essere. Abbiamo visto che questo pallogismo di Hegel, l'identificazione tra pensiero e essere, rimanda ad Aristotele, lui è stato condizionato da Aristotele, però attenzione, qui nella logica parla anche di Parmenide, l'identificazione tra pensiero e essere, ricordate, il grande Leate diceva la stessa cosa è essere e pensare. E quindi c'è un riferimento molto importante a Parmenide, si parlerà anche di Eraclito, parentesi, Hegel sarà alla base della rivalutazione contemporanea dei presocratici, che prima erano molto trascurati, quindi Hegel, ma dopo di lui altri come Nietzsche, riaccenderanno l'interesse per i presocratici. Hegel riaccende anche l'interesse, continua la parentesi, per la dialettica platonica, perché lui fonda la sua dialettica, l'abbiamo visto in parte sulla dialettica platonica, quindi alcuni dialoghi di Platone che fino ad allora erano stati trascurati, dialoghi dialettici, come il Parmenide, il sofista, il politico, invece diventano centrali nello studio di Platone, quindi abbiamo, come sappiamo, delle fonti classiche molto significative, influenzano molto Hegel. Quindi il pensiero stesso non è un puro pensare, nel suo procedere il pensiero realizza il contenuto, perché il pensiero e l'essere sono la stessa cosa. Quindi la logica hegeliana è una metafisica e Hegel riafferma l'importanza della metafisica. Hegel critica Kant, lo critica per molti motivi, spesso per via della morale kantiana, ma qui invece Hegel critica Kant per aver negato, ricordate, la possibilità che la metafisica sia una scienza, per aver minimizzato la portata della metafisica, perché Kant aveva detto che non può esistere una metafisica come scienza, che la metafisica non serve a conoscere. Hegel non è assolutamente d'accordo. La metafisica per lui è centrale anche da un punto di vista storico, da un punto di vista antropologico. Hegel scrive: un popolo senza metafisica è come un tempio senza altare. L'altra cosa fondamentale, adesso vediamo le sottotriadi della logica, ma non le esamineremo proprio con precisione. Le sottotriadi delle sottotriadi, parleremo solo della primissima, vedremo. La logica ha tantissime, ha tre, vedete, si divide in tre: tesi e l'essere, poi c'è la logica dell'essenza, la logica del concetto. La logica dell'essere Sein, la logica dell'essenza Wesen, la logica del concetto Begriff in tedesco. Poi essere, essenza e concetto, le tre parti in cui si divide la logica in generale, si dividono a sua volta in tantissime sottotriadi, in tantissime sottotappe dialettiche. Ora, la cosa importante è dire che in realtà, sostiene Hegel, ogni triade della logica, tutte, cioè qualsiasi triade della logica, è una definizione dell'assoluto. Cioè non è che la prima, la seconda, quelle che stanno all'inizio non colgono l'assoluto e poi quelle che stanno alla fine sì. Per Hegel, qualunque delle triadi logiche, delle sottotriadi, anche quelle proprio iniziali, anzi vedremo proprio la primissima, è molto importante, qualunque triade della logica coglie l'assoluto, semplicemente che andando avanti l'assoluto viene colto in maniera sempre più ricca, sempre più articolata, sempre più determinata. Però tutte le triadi della logica conoscono l'assoluto, semplicemente man mano che si va avanti lo conoscono in maniera più precisa, in maniera più articolata, d'accordo? In maniera più ricca, in maniera più determinata. Però resta il fatto che ogni triade dice la medesima cosa. Dice la medesima cosa, la dice in maniera sempre più ricca man mano che si va avanti, però ogni triade conosce l'assoluto, d'accordo? Eh,
il logos della logica non è altro che lo sviluppo di un processo dialettico, ovviamente, e il disvelamento totale della verità, che è l'idea nel suo complesso. Significa che alla fine della logica, vedete, l'ultima tria della sintesi l'ultima sottotria della sintesi si chiama idea dell'ultima triade, cioè la sintesi, la logica, cioè il concetto, l'ultima cosa proprio alla fine della logica ti dà l'idea assoluta. Quindi Hegel dice che la logica porta in maniera compiuta a comprendere l'assoluto, a comprendere totalmente l'assoluto. Cioè in questo processo dialettico abbiamo la determinazione della totalità, la totalità delle determinazioni concettuali dell'idea logica e dei concetti che li legano, finché non abbiamo il disvelamento totale della verità, l'idea assoluta nel suo complesso. Quindi si potrebbe dire, beh, alla fine della logica, Hegel, hai conosciuto completamente l'assoluto, che motivo c'è di continuare? Cioè si poteva fermare qua Hegel. Alla fine abbiamo la conoscenza dell'assoluto. Perché Hegel dice ancora che invece l'idea non solo come logica deve essere studiata anche come antitesi, natura e come sintesi, ritorno a sé come filosofia dello spirito? Sembrerebbe una contraddizione, perché già alla fine della logica abbiamo una conoscenza assoluta, totale dell'assoluto. Vedremo poi come spiegare questa contraddizione. Qualcuno potrebbe dire Hegel semplicemente voleva scrivere altre opere, voleva aggiungere altri contenuti al suo sistema. Possiamo avere questo sospetto, naturalmente. Quindi la logica si divide in logica dell'essere, logica dell'essenza e logica del concetto. Nella logica dell'essere la dialettica procede in senso orizzontale, che significa nella logica dell'essere, che è la più rudimentale, eh, ci sono dei passaggi che portano da un termine all'altro e ogni termine assorbe il precedente, d'accordo? Tuttavia il pensiero, ogni termine trapassa nel precedente, tuttavia il pensiero è ad una superficie, d'accordo? C'è una superficie e bidimensionale. Invece la logica dell'essenza, che cos'è? Si ha uno svilupparsi dei vari termini che non solo si riflettono l'uno nell'altro come nella logica dell'essere, i vari termini eh, si riflettono reciprocamente, si riflettono reciprocamente in una vera e propria fusione all'interno dell'altro termine. Seguendo la metafora geometrica, la logica dell'essenza non è più alla superficie una superficie, ma è un approfondimento della superficie, come se tu avessi una superficie nella logica dell'essere, poi un pavimento, ci facessi un buco, cioè si crea una terza dimensione, un approfondimento. La logica dell'essenza, il Wesen, non è altro che il Sein, l'essere che viene approfondito, d'accordo? In fondo, guardate che in tedesco Wesen somiglia al participio passato del verbo essere gewesen. Quindi gewesen significa essere stato, cioè l'essenza è un essere che diventa un essere stato, capito? Cioè la logica dell'essenza è la logica dell'essere che si approfondisce. Anche nella complessa espressione aristotelica per indicare l'essere che Hegel ricorda, totien enai in greco, questo Aristotele significa, questa espressione di Aristotele, ciò che l'essere era prima, capite? Quindi anche Aristotele dice che l'essenza è ciò che l'essere era prima, cioè è l'essere che si è sviluppato, che si è approfondito, d'accordo? È la logica dell'essenza. Poi la logica del concetto, quella più alta, del Begriff, è quella in cui ciascun termine prosegue nell'altro e in esso continua fino a identificarsi dialetticamente con esso. Questo almeno è ciò che dice Hegel, non è proprio semplice da capire.
non è più un approfondimento di una superficie, la logica del concetto è proprio la circolarità, ricordate la circolarità infinita del movimento dialettico, d'accordo? Vedo se riesco a inquadrare tutto, scusate, sopra è stato scritto un po' male, e quindi essere, essenza e concetto sono sintesi, antitesi e scusate, sono tesi, antitesi e sintesi in cui si dispiega dialetticamente l'idea in sé è logica, l'idea in sé è logos, d'accordo? Quindi se le categorie della logica, le sottotriadi della logica esprimono l'assoluto, tutte esprimono l'assoluto semplicemente a un livello sempre più elevato, ogni triade esprime l'assoluto in maniera sempre più articolata, noi possiamo prendere la prima, perché in qualche modo la prima, molto famosa e dibattuta dagli studiosi, le compendia tutte. La prima è la triade essere, non essere, divenire. È importante perché in qualche modo coglie l'assoluto come tutte le altre triadi, ma è la prima anche storicamente, rappresenta l'assoluto come è stato pensato ai primordi, cioè rappresenta l'assoluto, rappresenta proprio i primi termini, rappresenta l'assoluto come è stato pensato e detto proprio al fondo della storia del pensiero occidentale, d'accordo? Quindi già qui c'è tutta la logica, c'è tutta la metafisica, e c'è riferimento a Parmenide Eraclito, Parmenide essere, Eraclito divenire, d'accordo? Quindi tesi, io penso all'essere, ma è una cosa molto limitata. Se penso al puro essere, dice Hegel, privo di determinazioni, penso qualcosa che in realtà non è nulla, è un essere primigenio privo di determinazioni, quindi l'essere trapassa nel nulla, nel non essere. E quindi il non essere è un vuoto pensare, non è un vero pensare, d'accordo? Questo essere non determinato corrisponde al non essere, cioè un pensare vuoto, è un pensare vuoto. E quindi ovviamente la sintesi e il divenire che toglie e conserva sia essere che non essere. La vera realtà dell'essere è il divenire, ricordatevi la dinamicità, la dialetticità di qualunque cosa secondo Hegel. Il vero essere è un essere che si trasforma continuamente. La vera realtà dell'essere è il divenire, non l'essere immobile, statico, non determinato. Il divenire sintesi è la realtà dell'essere, perché che cos'è il divenire? È il passaggio dall'essere al non essere. Il vero essere è dialetticità, il vero essere è eh, passaggio continuo dall'essere al, eh, al non essere, d'accordo? Allora, la prima parte della logica è, abbiamo visto, la logica dell'essere, tesi. Si divide in qualità, quantità e misura. Non approfondiamo, d'accordo? Diciamo piuttosto alcune cose specifiche che Hegel scrive in ciascuna delle parti della logica. Nella logica dell'essere, attenzione, abbiamo la trattazione del falso infinito. Vi ricordate che in parte l'abbiamo già detto? Il falso infinito per Hegel è quello di Fichte, è quello lineare, no? È quello in cui il limite, la determinazione, la negazione non viene mai superata. C'è una retta che non è una vera retta, si tratta di spingere sempre più là il limite, aggiungere un segmento non sarà un vero infinito, l'abbiamo già detto, no? La critica al falso infinito di Fichte, mentre il vero infinito, dice Hegel, è un circolo che si richiude su se stesso, o meglio un circolo di circoli. Queste sono cose che abbiamo già detto, però non abbiamo detto che Hegel pensa che esista anche un secondo tipo di falso infinito, non soltanto il falso infinito
dell'idealismo di Fichte, ma anche, attenzione, il falso infinito della vecchia metafisica, della metafisica tradizionale, la metafisica platonica, la metafisica cristiana, la metafisica cartesiana, che concepisce l'infinito, lo sapete, come al di sopra del finito, in qualche altra dimensione, in un mondo intelligibile, in un paradiso, in un mondo divino, d'accordo? Separato dal mondo sensibile. Questo per Hegel è assurdo, perché Hegel nega la trascendenza. Non c'è un finito che sta qua e un infinito che sta in un'altra dimensione, un mondo sensibile che sta qua e un mondo intelligibile che sta da qualche altra parte. Lui è un monista, monos significa solo, uno solo. Lui pensa che il mondo sia uno solo, d'accordo? Non è un dualista. Quindi sbaglia la vecchia metafisica, Platonio, il cristianesimo o Cartesio, a situare l'infinito in una dimensione diversa dal finito, rendendo l'infinito scisso dal finito. Abbiamo visto che contro questa scissione viene giocata tutta la fenomenologia dello spirito, vi ricordate? L'infinito è qui, tra noi. Non esiste un infinito separato dal finito, d'accordo? La sua visione è panteistica. Allora, che cos'è il finito se in realtà occupa lo stesso spazio dell'infinito? Il finito, secondo Hegel, non è altro che una manifestazione transitoria dell'infinito. Non è che c'è un mondo finito e dall'altra parte il mondo infinito. Questo è un altro, capite? Una seconda modalità di falso infinito. E quindi il finito è una manifestazione dell'infinito, dell'assoluto dello spirito, che non ha una vera realtà, è una manifestazione transitoria dello spirito infinito e ben presto questo finito rifluirà all'interno dell'infinito, all'interno dello spirito infinito, d'accordo? Quindi il finito non esiste realmente, il finito non ha una vera realtà. Hegel parla di negatività del finito, di mestizia del finito. Sapete cos'è Sapete cos'è il mesto e il triste, d'accordo? Quindi le cose finite esistono solo transitoriamente, poi rifluiscono nell'infinito che le ha prodotte. Quindi le cose finite hanno dentro di sé il germe del perire. Non sono cose che esistono, le cose finite, in maniera autonoma, in maniera duratura, d'accordo? Il finito ha come suo destino quello di farsi dialetticamente infinito, d'accordo? E qui Hegel passa, esattamente come Fichte, a picchiare contro le filosofie realistiche, oggettivistiche, materialistiche, cioè tutte quelle filosofie che Hegel chiama realistiche, che attribuiscono una vera realtà al finito, che pensano che il finito esista separatamente, autonomamente dall'infinito. Secondo Hegel queste filosofie non meritano neanche il nome di filosofie, d'accordo? Non sono filosofie. Hegel è molto duro, certe forme di empirismo, certe forme di materialismo non sono filosofie. Non è vero che sono filosofie diverse dalla mia, semplicemente non sono filosofie. Chi non accetta l'idealismo non fa veramente filosofia. C'è anche da parte di Hegel un giudizio insultante e ingiusto nei confronti di David Hume. Hegel dice che David Hume è un cane morto. Attualmente David Hume è molto molto vivo, Hegel non lo so. Questo ha avuto, capite, un riscontro anche da un punto di vista storiografico e didattico, una conseguenza negativa nei libri di filosofia, nei testi anche scolastici, no? Didatticamente, i testi che hanno riflesso l'ideologia di Hegel, le filosofie empiristiche, soprattutto quelle materialistiche, sono sempre state ridotte al minimo, proprio considerate secondarie nella storia della filosofia. Così si è creato un canone secondo cui le filosofie materialistiche sono poco importanti, in particolare in Italia, che
che mentre alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, il resto del mondo stava dimenticando Hegel, in Italia ci sono stati due personaggi neo-hegeliani, neo-idealisti italiani come Croce e Gentile, che hanno rilanciato Hegel e hanno fatto di una rivisitazione di Hegel, questo neo-idealismo italiano, un'egemonia culturale, quindi anche molti testi scolastici, anche negli anni 30, no? Ce ne sono stati di famosi, hanno propagato una storia della filosofia in base alla visione hegeliana filtrata da Croce e Gentile, e andate a leggere quei libri, le filosofie empiristiche o materialistiche quasi non ci sono, vengono assolutamente disprezzate. Nella logica dell'essenza, abbiamo visto, si scava in profondità la seconda parte della logica. Dopo l'essere, dopo la logica dell'essere, la antitesi, la logica dell'essenza. Anche la logica dell'essenza è divisa in tre: la logica dell'essenza propriamente detta, dell'apparenza e della realtà, cioè, dice Hegel, la logica dell'essenza si manifesta prima perché si sviluppa, prima perché pare, poi perché appare, poi perché si manifesta, d'accordo? Non approfondiamo queste cose, neanche le notevolissime sottotriadi dell'essenza, dell'apparenza o della realtà. Cerchiamo di dire qualcosa di più pregnante, d'accordo? All'interno della logica, della trattazione logica dell'essenza, Hegel parla del principio di identità e di non contraddizione. Secondo voi Hegel può accettare il principio di non contraddizione aristotelico? Già il termine no contraddizione, lo sapete, per Hegel tutto è contraddittorio. Ricordate che la contraddizione, l'opposizione, che si manifesta nell'antitesi, nella negazione, la molla della dialettica, è proprio il motivo per cui la realtà si muove, si trasforma sempre in qualcosa d'altro, in qualcosa di più ricco, in qualcosa di migliore. Quindi lui non accetta il principio di non contraddizione. Lo so, sembra strano, ma come il principio di non contraddizione? Dice che A è diverso da meno A nello stesso tempo e nello stesso senso. Fuori adesso non può piovere e non piovere contemporaneamente, o piove oppure non piove, perché questa è la non contraddizione. Invece, per quanto sembri strano, per Hegel fuori, nello stesso tempo, nello stesso senso, qua fuori dalla mia finestra potrebbe piovere e non piovere contemporaneamente. So che sembra assurdo, c'è un problema sicuramente nell'identificazione tra contraddizione del pensiero e contraddizione dell'essere. È più facile pensare alla contraddizione del pensiero, ma vai a vedere la contraddizione della realtà. Comunque, per quanto sembri strano e antiscientifico, Hegel non accetta il principio di non contraddizione. Per lui esso è un punto di vista dell'intelletto astratto, unilaterale, non della verità della ragione. La vera identità, secondo Hegel, include le differenze, no? Come nella sintesi, che mette insieme delle differenze, due negazioni che non si annullano a vicenda, d'accordo? E quindi la vera identità include le differenze, la vera identità si realizza dialetticamente togliendo e mantenendo le differenze. La vera identità implica identità nella distinzione e distinzione nell'identità, insomma la contraddizione. Secondo Hegel è la base di tutto, già lo sapete, la mola della dialettica è assolutamente necessaria. Tutte le cose sono in sé contraddittorie. La contraddizione è la radice di ogni vitalità, di ogni movimento. Sempre attenzione nella logica dell'essenza. C'è un'altra cosa significativa, cioè Hegel affronta la prova ontologica dell'esistenza di Dio, vi ricordate quella di Sant'Anselmo, e la considera valida, la considera buona. Ricordate che per Hegel il pensiero equivale alla realtà, quindi pensare Dio significa pensarlo esistente, d'accordo? Ha ragione Sant'Anselmo. Io penso a Dio, all'idea suprema, non posso che pensarlo esistente. Eh, Pensare non esistente Dio, secondo Hegel, è strutturalmente impossibile.
Hegel non sta propriamente dicendo che qualunque idea, anche l'idea degli ippogrifi presenti nella mia mente, corrisponde alla realtà. Lui dà comunque una variante della dimostrazione dell'esistenza di Dio a priori, dell'argomento a priori di Sant'Anselmo, d'accordo? Per cui stabilisce che almeno l'idea di Dio, l'idea massima, deve per forza esistere, però poi abbiamo visto che Dio è una metafora per Hegel, è una strumentalizzazione, Dio rappresenta l'assoluto, non è il Dio cristiano separato dalle cose che ha creato le cose, d'accordo? Quindi arriviamo alla terza e ultima parte, la logica del concetto, del Wesen. Vedete che è divisa anch'essa in una sottotriade, soggettività, oggettività e idea. Abbiamo visto che quando si arriva al punto più alto, definitivo, l'idea, noi abbiamo la conoscenza totale dell'assoluto. Lui dice che la logica del concetto è una logica soggettiva, mentre le prime due logiche erano logiche oggettive, d'accordo? Perché? Perché con la logica del concetto si scopre che la realtà è il soggetto stesso, il pensiero stesso equivale alla realtà. Vabbè, l'aveva già detto nella fenomenologia dello spirito, però qui dice anche perché è così, lo dice, lo spiega in maniera più approfondita. Hegel dice che tutta la realtà è un autodispiegarsi dialettico del soggetto, d'accordo? Il concetto non è altro che l'io penso che si autocrea, autocreandosi crea tutte le determinazioni logiche. E quindi abbiamo visto che la realtà non è altro che il soggetto che si autocrea, si autodispiega in tantissime forme diverse. Un concetto non più dal punto di vista dell'intelletto, ovviamente, ma dal punto di vista della ragione. Un concetto che non è più una semplice forma del pensiero, una rappresentazione. Il concetto contiene in sé come superate tutte le determinazioni precedenti del pensiero. Il concetto è l'assoluto e fa arrivare alla comprensione, alla conoscenza dell'assoluto. Hegel dice anche che la logica del concetto, la parte ultima, no? La sintesi, la parte più alta, più nobile della logica, è assoluta negatività, nel senso che è negazione di ogni determinazione, di ogni finitudine, è il totale superamento delle determinazioni e delle finitudini e si risolve in assoluta positività, d'accordo? Quindi abbiamo visto alla fine c'è l'idea, il punto più alto della logica, l'idea assoluta è il concetto che si è autorealizzato pienamente, cioè con l'idea assoluta si ha l'autocoscienza sviluppata dell'assoluto. Quindi queste sono, diciamo, alcune delle cose più importanti della logica di Hegel. Vi ho detto solo le cose più importanti, se no stiamo veramente a impazzire, non mi sembra il caso. Se volete approfondire andate su qualche libro di testo, ma vi ho detto, vi garantisco tutte le cose più importanti. Si ripropone il problema che vi ho enunciato già prima: se alla fine della logica abbiamo la comprensione completamente sviluppata dell'idea, l'autocoscienza dell'assoluto pienamente compreso, perché Hegel deve andare avanti? Cioè potrebbe fermarsi qui nel suo studio dell'idea. L'idea in sé, come logos, è arrivata a conoscere l'assoluto, l'idea assoluta. Perché allora l'idea deve subire ancora due movimenti? Non finisce così, non basta la conclusione della logica, no, la logica è solo la sintesi dell'idea. L'idea deve ancora andare fuori di sé, alienarsi come natura e poi tornare in sé, con un in sé per sé, come filosofia dello spirito. Quindi dobbiamo ancora studiare di Hegel la natura e la filosofia dello spirito. La natura è abbastanza semplice, è abbastanza breve nelle sue cose fondamentali. Anche nel caso della natura non andremo a studiare tutte le triadi, le sottotriadi, eccetera, non ha assolutamente senso. Invece la parte finale di Hegel, la filosofia dello spirito, è una sezione di Hegel dove dovremmo fermarci a lungo e in maniera particolareggiata,
perché nella filosofia dello spirito ci sono alcune dottrine proprio fondamentali di Hegel che vanno capite bene. Successivamente, invece, la prossima volta parliamo della filosofia della natura che nelle sue cose essenziali, diciamo, è relativamente breve. Ci vediamo alla prossima lezione.